Cosa è successo quando ho giocato per la prima volta questi 3 titoli, non saprei neanche da dove cominciare. Più che altro come li ho conosciuti è stato un po' particolare. Half-Life l'ho conosciuto grazie al suo seguito, perché comunque vada io giocai subito al 2 quando era appena uscito all'epoca e non ero neanche grandicello io per capire la strama e tutte quelle cose lì, però lo conoscevo in un certo senso. Allora, Rogue Agent è strano. È stato il mio primo FPS, quindi c'è un amore un po' particolare nei suoi confronti, perché comunque vada è lui che mi ha introdotto nel genere in sé del first person shooter. Questi sono stati i miei 3 titoli che ho conosciuto in queste maniere particolari, diciamo. Come ben sapete il mio nome è Quakercraft. Nel 2013 iniziai con questo canale semplicemente per, diciamo, neanche fare video. Originalmente l'avevo creato per avere accesso su YouTube per vedere video di persone che seguivo e robe varie. E a un certo punto mi sono addentrato anch'io nel fare i gameplay, diciamo. Originalmente non registravo internamente al PC, è un po' strana questa cosa da dire. Io registravo con un telefono appoggiato su una superficie che era rialzata davanti al monitor di sto computer, che se ve lo ricordate ancora era il mio primo portatile, che tra l'altro feci un video, diciamo, di addio a celibato quasi, diciamo. Comunque vada, io quando ho iniziato a fare video avevo in mente di fare dei gameplay normalissimi, cioè neanche avevo in mente di arrivare a quello che sono arrivato oggi, cioè fare video con webcam, con me che parlo a voi e spiego molte cose del gioco. All'epoca i gameplay che avevo in mente io erano gameplay dove giocavo e basta, cioè facevo vedere quello che facevo e buono. Molto spesso appariva un personaggio in questo canale che all'epoca veniva conosciuto con un nome diverso da quello che negli ultimi video che avevo fatto con lui, che credo che sia abbastanza anni fa ormai. Sto parlando di Cam7 Video. Cam7 Video è un personaggio che è praticamente stato presente dall'inizio proprio del canale. Molti video sono spariti purtroppo perché comunque vada o hanno avuto dei copyright strike oppure ci sono stati dei problemi specialmente di registrazione proprio del video, ma certi sono ancora salvi, non in elenco perché ci sono dei problemi un po' particolari in quei video, però certi si sono salvati e sono ancora presenti nel mio canale. Che cosa c'è da dire su questo nome che ho io? Allora, di sicuro il nome Quakercraft è stato un nome che mi è venuto in mente così, diciamo, cioè non avevo uno studio dietro particolare, cioè non avevo fatto degli studi strani a questo nome, cioè è letteralmente 2 giochi mischiati insieme. Ho detto quali sono i giochi che giocavo molto in quel periodo, erano Quake e Minecraft. In questo canale lo sapevate bene che cosa giocavo molto spesso, Half-Life e Doom. Però Doom ero ancora molto alle prime armi rispetto ad Half-Life, infatti ho aspettato un pochettino a portare Doom nel mio canale. E infatti il mio primo video era di Half-Life 1, dove facevo vedere che giocavo ad Half-Life in un capitolo cioè scelto così a caso, poi non aveva una decisione specifica, ho scelto un capitolo così, ho detto giriamo e vediamo cosa viene fuori. Allora Quaker, raccontami qualcosa, metti mano alla collezione. Alla collezione dei vari giochi che ho collezionato col periodo con tutti gli anni. Allora, cosa possiamo parlare? Ma di Half-Life.
Half-Life 2 per la Xbox originale. Questo titolo è stato praticamente quello che mi ha introdotto alla saga originale di Half-Life, che l'ho praticamente giocato dalla sua uscita, ma con dei vari problemi, cioè il suo frame rate, perché la Xbox era già tanto se si riusciva a farlo girare, e anche accettare il doppiaggio orribile di questo titolo. Mamma mia, che doppiaggio molto discutibile, Dio mio. Però è stato quello che mi ha introdotto praticamente a tutto quello che conosco oggi di Half-Life. Ma se vogliamo anche rimanere a tema di Half-Life, possiamo anche parlare anche di questo port qua del primo Half-Life, recuperato molto recentemente in realtà. Non è terribile, l'ho provato, ha delle cose in più nuove che mi piacciono, tipo l'espansione di Half-Life Decay, che è molto carina, dove si gioca con le altre due ragazze che indossano la tuta di Gordon. Però c'è anche, ecco, rimanendo a tema di port, un port che non è mai uscito, ma che comunque vado sono riuscito a printare in un CD, il port anche quello non ufficiale di Dreamcast di Half-Life, che non è male, peccato però che è stato cancellato proprio in ultimo, e sarebbe stato quello che ci presentava Blue Shift, cazzo. Vabbè, purtroppo sono cose che capitano purtroppo, però sono tutti e due dei buon port di Half-Life 1, a dire la mia. Quali sono stati i miei progetti? Vediamo. Io ho iniziato nel 14 a modificare, mi sembra, Half-Life. Più che altro modificavo i suoi modelli e le mappe. Originalmente nel 2014 avevo appena imparato a usare l'Hammer Editor, mi sembra, e tra l'altro non è che erano incredibili queste mappe, erano dei cubi che creavo e ci mettevo dentro delle entità e delle strane mesh di mappe che trovavo di Half-Life 1, tipo avevo, mi sembra, ricreato Office Complex, se non sbaglio, potrei dire una cagata. E avevo anche, tra l'altro, rilasciato questa mappa, non so neanche se ci sia ancora là fuori da qualche parte il link. Poi dopo ci fu un progetto che avevo creato ancora prima di quello che conoscete tutt'oggi, e si chiamava Alpha Resource Facility. Questa mod mirava nel prendere un po' spunto dalla trama di Half-Life 1, ma anche dargli un suo nome proprio, cioè non volevo che fosse banale, che andasse a rubare letteralmente la trama di Half-Life 1, però c'aveva un problema queste mappe, ti toccava di caricarle te manualmente ed era fastidioso, e in effetti ho dovuto imparare molto come si funzionava e ci ho messo un intero progetto per capire come funzionava un programma di editing, provate a immaginare. Infatti quella mod lì è morta con la terza versione rilasciata pubblicamente, che aveva ancora questo problema, ma che comunque era proprio una mod di Half-Life, cioè non andava a prendere questi file e buttarli dentro su Half-Life come facevo originalmente. Poi io mi ricordo che rilasciai questo trailer che era proprio su questa mod. Quando rilasciai questo trailer ricordo che arrivò molta gente a vedere questo video e mi sorprese un po' la cosa, se devo dire la verità. Non mi aspettavo che arrivasse così tanti occhi a vedere sta cosa, e arrivò una persona che mi chiese: ti andrebbe di aiutare me e questi altri ragazzi con cui sono a fare questo progetto per Half-Life Alpha? E io in quel periodo ero preso molto da quello tipo di materiali di Half-Life 1, perché a me mi affascina molto gli stage di development di Half-Life 1 e di Half-Life 2, più quelli di Half-Life 1. Adesso, oggigiorno, non ti direi Half-Life 1 ma Half-Life 2, perché mi affascina di più quello di Half-Life 2 beta, la roba, ma all'epoca era quella di Half-Life Alpha, perché era molto interessante vedere come era nato proprio il progetto di Half-Life. E così accettai la proposta
di questa persona che mi chiese di far parte, e mi chiese: ma a te in quale ambito ti piacerebbe stare nel progetto? Io avevo più preferenza nel stare nel modificare i modelli 3D, però loro avevano bisogno di uno che facesse mappe, e quindi ho detto: vabbè, se volete io faccio entrambe le cose, cioè non c'è un problema, e mi andai a fare queste cose qui. Mi chiesero di ricreare il primo capitolo dell'alfa, cioè la mappa del portale, la mappa dove sei in questo specie di labirinto di prigioni, robe del genere, e poi una mappa che è inesistente nell'alfa, che non esiste, che ancora oggi devo capire se è come l'avevo ricreata io, probabilmente, per poi a fine, anzi sì, fine 2014 arriva lui, questa persona che mi aveva proposto l'idea, che la mod era morta. Mi duole un pochettino il cuore perché ci tenevo, perché era un progetto che volevo portare a termine, perché mi piaceva l'idea, e quindi questa cosa non la ritenevo giusta. Nel 2015 all'inizio decisi di aprire io una pagina di ModDB dove dico: voglio farla io questa mod. Mi sembra, potrei dire una cavolata, e ho rilasciato la prima demo di Half-Life Alpha in Gold Source Engine. Come è nato sto nome? È un nome che in effetti ancora oggi non riesco a capire perché mi è venuto un nome del genere. Praticamente ho detto: ma sì, perché non chiamarla così? Poi dopo ci ho pensato e ho detto: ma non era già il nome dell'engine quello? No, in realtà non si chiamava ancora così l'engine di Half-Life, aveva letteralmente Quake Engine scritto. Così ho detto: vabbè, Half-Life lo metto nel titolo, ma in realtà non è quello il titolo della mod, è Alpha in Gold Source Engine il suo titolo. Infatti Half-Life è diviso dai 2 punti col titolo della mod. Poi col passare del tempo io aggiungevo mappe in queste demo fino ad arrivare, mi sembra, alla 6ª demo, potrei sbagliarmi magari, dove era finita la mod, cioè le mappe erano finite, avevano solo bisogno di, diciamo, rifinizioni su problemi che avevano, magari c'erano dei buchi nelle mappe oppure c'erano delle zone che erano vuote e quindi richiedeva un po' più di modifiche particolari. Fino ad arrivare nel 2017, sì, 2 anni di servizio sopra questa mod, dove ho, diciamo, fatto qualche cosina, dove mettevo a posto certi modelli, oppure avevo anche messo a posto proprio le mappe che assomigliavano il più possibile all'alfa, ma comunque vada, si vedeva che c'erano delle cose un po' grezze nelle mie mani perché non sapevo ancora modificare bene le mappe di Half-Life alla perfezione, però già che avessero il level transition e robe del genere era già un inizio. E arrivo nel 2019, a metà 2019 per la precisione, e il mio computer mi abbandona. E purtroppo con questo problema si sono andate a perdere tutte le cose della mod, dalla prima all'ultima che avevo fatto. Quindi i file originali della mod originale, anche di quella nuova. E quindi cosa è successo? Ho dovuto rifare un'installazione perfetta e pulita del computer. E da lì in poi ho detto: io non posso più continuare. Non posso più continuare così, e ho detto: il progetto lo abbandono, non posso fare niente. E quindi, se vi chiedete ancora perché la mod non ha più update, è per questo. Mi dispiace doverlo dire, guarda,
mi piange ancora il cuore ancora pensarci che questo progetto l'ho dovuto chiudere in questa maniera così stretta proprio, e quindi mi faccio le mie scuse, però purtroppo è andata come è andata. Dai, su, raccontami qualcos'altro. Va bene, dai, parliamo allora di Rogue Agent. Allora, Rogue Agent, come ho detto svariate volte, me l'ha introdotto la Xbox originale, però non ci sono cresciuto tantissimo con questo, però è quello che mi ha introdotto all'FPS, come dicevo. Però questo è stato il Rogue Agent che giocavo molto più spesso, e quello della versione DS mi venne regalato nel 2006, perché era il mio compleanno, e quindi volevano regalarmi qualcosa di nuovo, e questo è stato infatti il primo, proprio primissimo titolo che ho praticamente distrutto a forza di giocarlo, per poi dopo nel 2011-12 andare a recuperare questo, e è stato un cambiamento strano, perché non ero più abituato a giocare un FPS così, ed era molto particolare, ma molto, e sono diventato scemo a finirlo, però alla fine ci sono riuscito a portarlo a termine, e in realtà non è solo questa diversione che ho recuperato. Se riesco a trovarvela, c'avevo anche Rogue Agent per la PS2, eccolo qua, che l'ho recuperato da dei ragazzi qua vicino del mio paese, che l'avevano appena recuperato da uno che lo dava via. E poi c'ho anche quello della GameCube, che adesso è là nascosto nei meandri di questa libreria, che non sto a cercarlo, però comunque vada, li ho praticamente tutti. C'ho anche un doppione del DS, perché il mio originale non va più, purtroppo. Va, ma devi fare molti magheggi perché funzioni ancora, però per dirvi tutta, io ce li ho tutti, per farvi capire la mia mania di avere questo gioco io in casa, perché lo adoro alla follia. C'è da dire questo. Dopo quel progetto io avevo altre idee che avevo praticamente iniziato proprio nello stesso periodo, e uno dei più conosciuti oggigiorno è quello di questo gioco oscuro della saga di 007. Si chiama GoldenEye Rogue Agent. È un titolo che probabilmente in pochi conoscono, perché per la sua brutta fama che si è fatto dietro, specialmente per il titolo che ha, perché GoldenEye era conosciuto per il famoso titolo di 007, il più amato, diciamo, della Bond, della fanbase di Bond. Il problema di questo gioco non è solo il titolo, è che è uscito in un periodo sbagliato, ma proprio sbagliatissimo, perché la gente lo ha ritenuto banale per il suo gameplay, e oggigiorno invece non lo sarebbe, perché portava delle meccaniche che in quel periodo non se le cagava nessuno, ma proprio nessuno. E mi è dispiaciuto tanto quando ho visto in online che proprio questo titolo non gli fregava niente nessuno. E quindi ho detto, visto che questo gioco ricorda molto i boomer shooter dell'epoca, ho detto, perché no? Proviamo a fare questa cagata. Ho preso un paio di suoni del gioco, della versione DS più nella precisione, e ho detto, proviamo a fare una skin di Doom. Nel 2019 avevo iniziato a fare qualcosa con Half-Life Alpha ancora, e questa cosa era portare le armi soltanto
di Half-Life Alpha su Doom, per testare, vedere come funzionava e anche vedere se avevo un po' di conoscenza che con lo script di Doom, per la precisione GZ Doom. Fino a che ho visto che GZ Doom supportava tutti i frame allo stesso momento, cioè non c'era un limite all'uso dei frame sulle armi, che da lì mi partì la domanda: ma se io prendo un emulatore di una console qualsiasi, io posso fare degli scatti in una stanza nera con le armi che si muovono frame per frame? Ho preso la versione DS di Rogue Agent e ho fatto questo test, e guarda caso Rogue Agent ti permetteva di fare sta cosa, e ho detto: ma vuoi proprio che non riesca a fare una roba del genere? Così io abbandonai l'idea di Half-Life Alpha su Doom e presi di nuovo in mano questo progetto di Rogue Agent su Doom, che dopo da lì, dai primi test che ho fatto, uscì nel 21-20, non mi ricordo nella precisione quando è che è uscita questa mod. So soltanto che in l'arco di un paio di mesi sono riuscito a far uscire una demo di questa mod dove c'avevo non tutto l'arsenale del gioco, ma che comunque vada era ricreato fedelmente comunque vada al gioco originale. E quindi ho detto: voglio provare a continuare, e però prima devo vedere che cosa ne pensa la gente. E ho aspettato qualche mesetto e la gente apprezzava la mod, e ho detto: ok, va bene, continuo. E devo portare anche le armi che mancavano, giustamente. Però arrivò un commento che mi fece aprire un po' gli occhi. Non è proprio un granché la versione DS su Doom, e ho detto: non avete tutti i torti. E quindi mi hanno detto: perché non porti la versione console? Ho detto: ammazza, ci sono tanti frame da scattare in quella versione lì, bisogna veramente avere tanta pazienza a scattare tutti questi frame, editare, togliergli il background, robe di dietro, robe varie, avere l'illuminazione giusta, perché se hai una illuminazione strana vengono molto particolari i modelli dopo, e quindi dovevo usare molto dei codici particolari per poter togliere il background di dietro, quindi avere soltanto uno sfondo nero, così poter eliminare facilmente il background dalle foto che scattavo, perché erano letteralmente foto di mentre io scattavo i modelli che si muovevano frame per frame, no? Tutte le foto che scattavo sui modelli di Rogue Agent sono state scattate perché supportassero il widescreen in tutti i formati d'aspetto di immagine: 21 noni, 16 noni, 16 decimi, 5 quarti, 4 terzi, che è quello classico. E in un paio di mesi, potrei dire 4 o 5, ho rilasciato la prima versione dove avevo implementato tutte le armi soltanto singole, cioè c'erano tutte le pistole, tutte le machine gun, tutti i fucili di precisione, robe del genere, anche le armi un po' particolari, quelle un po' esotiche, tipo il lanciarazzi, i minigun, la pistola che letteralmente ti vaporizza completamente, e funzionavano. E la gente, quando arrivò questa versione, erano rimasti molto sorpresi che potessi ricavare una versione così migliorata, e volevano che continuasse, e giustamente io ho fatto come mi avevano chiesto: continuo. Così ho deciso di implementare il vero dual wielding grazie a questa mod qua, che aveva il codice che si poteva tranquillamente decompilare, e quando l'ho riscritto per la mod in paio di mesi sono riuscito a ricavare sia la versione GameCube che la versione DS, che tenevo nascosto come progetto ancora in quel periodo, perché io comunque vada la versione DS la tenevo aggiornata. Io non era vero che non l'avevo, non la tenevo più in vista di metterla a posto, robe del genere, cioè non l'avevo completamente abbandonata, ecco.
ed è così questa la storia dietro a questa mod. E sono contento che la gente l'abbia apprezzata per com'è. Sono molto contento del risultato però, perché pensavo che un gioco così oscuro non se lo cagasse nessuno proprio. E spero che con i futuri progetti che avrò potrei poter fare lo stesso impatto che ho fatto con questa mod, perché ho imparato dai miei errori. Half-Life Alpha è stato l'errore che ho, il più grande errore che ho fatto in quella mod è non poter salvare le cose che purtroppo sono state cancellate in una maniera, diciamo, orribile, perché non mi aspettavo che un giorno vado ad accendere il computer e mi si era formatato tutto. È stato un errore che ho commesso e ho imparato dai miei errori. Oh, ciao! Ben arrivati in questo finale dell'intervista. Ebbene sì, questo era il video così tanto atteso, credo. Sono passati bensì 10 lunghissimi anni di servizio su YouTube, non avevo nemmeno pensato di arrivare fino a questo. Eh, sono senza parole, credo che ormai tutta l'intervista abbia dato tutte le risposte che dovevate avere di me. E niente, io spero che vi sia piaciuta questa intervista. Ringrazio il buon carissimo Lorenzo Drey che mi ha aiutato a questa incredibile intervista che mi ha fatto, diciamo, perché è stato lui a gestire, diciamo, tutte le telecamere e tutto il ben di Dio di audio che si sente praticamente. Vi invito a lasciare un mi piace, giustamente, se vi è piaciuta l'intervista. Lasciate anche un commento se volete darmi qualche consiglio sui prossimi futuri video o serie anche su questo canale. Iscrivetevi al canale di Quakercraft e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!